non sono stati sviluppati degli allenamenti che poi potevano presagire l'ingresso dentro una partita con quei ritmi che vorrà questa partita, per cui noi abbiamo una rosa, abbiamo altri calciatori che ci hanno fatto vedere come si fa quando li abbiamo chiamati in causa e ci hanno dato le risposte che ci aspettiamo. Poi volevo chiederle se si è sentito un po' tirato in causa da Di Francesco, se vuole rispondere, che l'altro giorno ha detto ci stanno sopra delle squadre che hanno fatto mezzo tiro in porta. Capito, ma ce ne sono altre, che diceva a noi per forza, ce ne sono anche altre. Boh. Se però si riferisce a noi, siccome non è la prima volta, dico che ha ragione lui, sono d'accordo con lui, che la Roma deve stare molto più in alto, poteva stare molto più in alto, infatti gli anni precedenti era abituata a lottare il campionato insieme al Napoli, è arrivata una volta un punto avanti, una volta un punto dietro, per cui i suoi riferimenti sono questi. Sky, qui in mezzo a sinistra. Volevo sapere se Rafinha è pronto per giocare dall'inizio domani. Ma dipende da che punto di vista si vuol guardare la cosa. Dal tuo? E dal mio va analizzata bene e non dico la formazione il giorno prima, per cui analizzata bene perché anche questa settimana lui ha saltato i 2 allenamenti. Sono sempre le cose che poi ci si esalta per una questione, però poi i nodi vengono fuori e vanno poi pettinati bene da quelli che ci sono sempre stati, per cui il discorso è che lui ci ha dato una mano quando è entrato, ci potrà dare una mano, se lo faccio giocare dall'inizio lui ci saranno dei momenti dove la squadra dovrà sopperire a quella che è la sua mancanza di apporto, perché poi sarà così, sarebbe così, è così. Non dico altro, per cui... Perfetto. E poi volevo sapere, Sky ancora, poi Rai. nelle ultime settimane, insomma, uno dei giocatori, vista dall'esterno, uno dei giocatori, la percezione più in difficoltà dal punto di vista atletico è sembrato Borja Valero. Volevo chiedere, al di là della sua, insomma, di quanto sia prezioso sto giocatore tatticamente nella tua idea di calcio, prego. Scusa, credevo avessi finito. No, volevo capire se per caso, immagino non domani, visto che hai già gli uomini contati, comunque sei già in emergenza, però se non hai valutato, visto che non ha mai saltato una partita, di concedergli qualche... Per queste cose qui ci vuole il supporto dei metri, ci vuole il supporto video, non ci vuole quello che uno vede perché ha perso una palla agli ultimi 5 minuti dove erano 9 che potevamo anche prendere il gol, dove ha rincorso. Ho capito, però è più che altro in funzione di questo, di quella palla lì che è perso. Se si va a vedere i metri che fa, gli assalti che porta, visto che Vigalba è il termine assaltatori, gli assalti che porta quando gioca trequartista, difensori, al portiere, al mediano basso, lui come li porta nonostante abbia quella fisicità lì, se si va a vedere quanti metri fa e come li fa, ci si accorge che c'è differenza. Compariamoli con quelli degli altri e ci si accorge che c'è differenza. Per cui lui non è assolutamente in difficoltà, può passare dei momenti dove fa meglio il suo mestiere e fa giocare meglio la squadra, altri momenti meno, come tutti gli altri, e quindi per me è 0-0, non c'è nessun punto di partenza dove parte o avvantaggiato o svantaggiato. Rai Sport, prego, qui davanti a me. Sì. Buongiorno mister, ma visto che questo è un ambiente insomma che si è depresso facilmente, non parlo dell'Inter
dentro la società ma anche intorno, insomma, dopo tutti quei risultati un po' così si parlava già di una debacle, invece siete terzi. Si può cogliere, se non altro, il tentativo di, tra virgolette, azzerare tutto e prendere slancio davvero da questa posizione di classifica che è così importante? Allora, per quanto riguarda i depressi, teneteceli lontano, perché noi dell'Inter siamo cittadini del cielo che abitano sulla terra, per cui non c'è depressione per noi. Non buttiamo via niente, perché quello che abbiamo fatto è, diciamo, il tragitto per arrivare alla terza posizione, per cui io non ho da ripartire da zero, voglio ripartire da qui, che è una bella posizione. Poi è chiaro che ci sono delle cose che dobbiamo fare ancora meglio, perché anche nell'ultima partita non mi è piaciuto quello che è stato il carattere della squadra quando è stata poi anche in superiorità numerica, e quella che è stata la qualità e la ricerca in quel momento lì. Però poi noi siamo in grado di andare a Genova e vincere la partita contro un Genoa stratosferico in questo momento, perché da quando è arrivato Ballardini mi sembra sia la terza squadra per punti fatti, e ha vinto le ultime 2 o 3 partite in trasferta, una tra l'altro con la Lazio, e sappiamo che squadra è la Lazio. Troveremo uno stadio carico di entusiasmo e carico di trasferire poi i giocatori in campo in quel club lì e in quella situazione lì, assorbono tutto quello che è il partecipare dei suoi tifosi. Ma ripeto, noi siamo in grado di andare lì e vincere la partita, e dobbiamo cercare di andare a fare questo senza mezze misure, senza nessun tipo di alibi. Noi siamo una squadra per potercela giocare alla pari con il Genoa. Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport. Anche con questo Genoa, non con il Genoa in generale. Prego. Buon pomeriggio. Sì. E le volevo chiedere in un'unica domanda 2 cose. Se in questo stadio così carico di entusiasmo, come appena detto, e con l'assenza di, se non sbaglio, 25 gol su 40 senza Mauro e Ivan, Sì. mi pare, sì, in campionato. scusi. Se sarà una partita anche per trovare nuove strade per il gol e nuovi giocatori leader in campo. Per confermare nuove strade per i gol, perché domenica la partita l'abbiamo vinta con i gol di Eder, di Caramò, per cui già questo processo già è cominciato, ed è chiaro che poi se ci sono loro si può avere un'esperienza in più, se c'è Caramò si può vivere più su quello che è l'entusiasmo della gioventù, però poi di possibilità di andare a fare gol e a vincere le partite le abbiamo intatte, abbiamo le stesse di quando ci sono Mauro e Ivan. Corriere dello Sport, prego. Ciao, eccomi. Sì. 2 cose. La prima, nelle ultime 2 settimane, in particolare del mercato di gennaio, si è parlato tanto della possibilità che Eder potesse cambiare squadra. Poi è rimasto, e di fatto nelle ultime 2 partite è stato decisivo perché ha sempre segnato. Quanto lo consideri, tra virgolette, un nuovo acquisto? Ti faccio anche l'altra perché un po' è legata. Passami la battuta, il mercato è finito da un paio di settimane, no? E comunque da queste 2 settimane si è parlato tanto ancora del mercato per il prossimo anno, perché l'Inter, non voglio che me lo confermi te, comunque ha praticamente concluso l'acquisto di Lautaro Martinez. Ti fa sorridere che aspettavi la fine del mercato per non parlare più di mercato, e comunque si sta continuando nuovamente a parlarne? No, a me non mi fa sorridere, perché a me crea problemi questo discorso qui.
soprattutto se si parla di rivoluzione, perché poi i giornali li leggono tutti e stamani quando sono arrivato erano già in giro che commentavano poi quello che viene fuori dall'ordine del giorno. Io sto pensando di suggerire al Presidente di creare una terza squadra, noi, quella femminile, e l'Inter virtuale, dove farci giocare quelle decine e decine di calciatori che continuamente sono in arrivo alla Pinetina. In questo caso la squadra, quella squadra lì, l'allenerebbe qualcuno dei dirigenti, perché io non l'alleno quella squadra lì. E a me interessano i calciatori che ci sono. Sturridge, via Eder. Sturridge ha giocato 2 minuti e mezzo, infortunato 2 mesi fuori. Se non c'era Eder, ora che ci levava un po' di castagne dal fuoco, volevo vedere coi che si mangiavano. Per cui su questa cosa non ci sto, non mi garba. E da qui in avanti si prende anche provvedimenti differenti fra di noi, perché parlerò con il Presidente di questa cosa qui. Di questa cosa qui che si parla solo di calciomercato. Perché voi continuate a fare nomi, qualcheduno ve li dirà, non è che saranno campati per aria di continuo, perché poi si è visto che no, bisogna comprare la fionda per dargli da mangiare, perché e si fa continuamente questi discorsi e l'allenatore sono io. Poi stamani non c'è nessuno lì dentro gli spogliatoi mentre hanno il giornale, mentre indicano quelli che sono. E noi bisogna ancora far tutto, bisogna lavorare. Noi siamo terzi in classifica, manca ancora metà campionato e si parla di rifondazione, di rivoluzione di che? E si parla di nomi ancora sui giornali di quelli che devono arrivare. La terza squadra ci vuole. Quella allena uno di loro. Io non l'alleno. Perché tanto questi discorsi vengono da loro, per cui si frena poco, non ti preoccupare. Si arriva subito al nocciolo della questione. Tutto Sport e Corriere della Sera. Anzi, e il pubblico non deve andare a applaudire questa squadra qui, perché poi a Eder c'è stato chi l'ha incontrato e gli ha detto «Oh, devi andare via», perché veniva Sturridge. Perché poi succede così. A Eder c'è stato qualcuno che l'ha fermato e che gli ha detto «Oh, se ti vuole devi andare via». Lui ha raccontato queste cose all'interno dello spogliatoio, per cui ma dipende poi che si vuol fare, dipende. No, dico in generale i tifosi non devono i tifosi non devono partecipare a fare il tifo per questa squadra qui. I tifosi devono fare il tifo per noi, perché per noi, per loro. A me non interessa avere il supporto e il tifo di nessuno. I giocatori sì, ne hanno bisogno, perché hanno fatto vedere poi in queste allusioni di domande che si alterna un pochettino. Fa comodo l'entusiasmo, fa comodo averli al nostro fianco e di conseguenza se gli danno una mano è più facile poi riuscire a diventare quelli che siano possibili, sia impossibile ignorarli praticamente. Debbono diventare una squadra forte che sanno poi quello che debbono fare. E questo fatto che l'erba del vicino è sempre più verde, per me non è così. Per me è verdissima la mia di squadra. Tutto Sport. Buonasera. Le volevo chiedere, lei ha detto che è superato, manca metà campionato, l'abbiamo superato da poco, a che punto è la sua Inter? Io le volevo chiedere se lei ha fatto un bilancio dentro di sé, immagino, se è dove doveva essere, se è un po' indietro, se è oltre. Non parlo di punti. Non parlo di punti. Sì. È ancora inespressa per non aver, perché di solito funziona così. Si lavora, poi a un certo punto un pochettino si cresce.
si cresce, poi c'è una piccola ricaduta, ma inferiore a quella che è stata la crescita, poi si rilavora, si rimane in pari, poi c'è un'altra crescita, c'è un picchettino poi che ti crea problemi e bisogna riandare a lavorare. Noi invece siamo partiti, non si lavora, si fa punti e si fa bene, di modo che poi si è bilanciato lo stesso, siamo andati in difficoltà e siccome si è fatto tanti punti prima è stata una grossa difficoltà dopo. Però poi quando si arriva in fondo, secondo me il campionato dice sempre la verità del lavoro che hai fatto, di quello che hai sviluppato, di quello di cui hai parlato, e io vedo interesse, vedo partecipazione, vedo disponibilità ad apprendere, per cui mentre prima c'era tanto entusiasmo perché avevamo vinto, in questo momento c'è un attimino di difficoltà per quelle che sono state le ultime prestazioni fatte, soprattutto in funzione della qualità assoluta, del bellissimo gioco, del creare poi situazioni importantissime. Però anche lì insomma c'è stato un po' di equilibrio. Ecco, io non ho mai visto una squadra in grossissima difficoltà e è veramente un dato che a voi è stato molto caro nell'inizio del campionato, i pali. Ah, lo sapeva e non mi ha detto niente, me lo teneva nascosto. E ora, Sono 15, giusto? che fortunati. Ora siamo la squadra che ha colpito più pali di tutti. Non ci si può rifare qualche titolo come avevamo fatto precedentemente, no? Facciamocelo, via. Corriere della Sera. Buon pomeriggio, mister. Volevo chiedere questo, se ha intenzione di, se me lo può dire, se ha intenzione di confermare il modulo che ha scelto nelle ultime gare o di cambiare e come sta Candreva. Il modulo che ho scelto nelle ultime partite è stato un cambiamento. Di solito si fa così per le squadre che non hanno acquisito una grandissima mentalità nel suo modo tattico di espressione, che si mette giù anche un'alternativa, perché se voglio cambiare qualcosa, oltre che cambiare ruolo per ruolo e mettere calciatori diversi, posso anche dover cambiare qualcosa di modulo se non ce l'ho ruolo per ruolo numericamente i giocatori per mettere in quel ruolo lì uno che ha qualità differenti. Per cui si valuta l'alternativa. In questo caso qui ultimamente si era parlato di questa alternativa, per certi versi ha dato dei vantaggi, per certi versi ha fatto vedere che la conoscenza non era così approfondita a quello che siamo andati a fare, per cui poi si ripassa sempre da lì con il 4-2-3-1, il 4-3-3, ma sempre con questi tre centrocampisti che poi ruotano avendo tutti delle caratteristiche che possono sostituirsi tra di loro nei ruoli. Non abbiamo uno specifico per questo ruolo, uno specifico per quel ruolo. Abbiamo tutti che sanno fare un po' di tutte e due. Per cui questa alternanza a dire qui ora ci sono io, ma poi vengo da te, vieni qui te, oppure io vado da lui e viceversa, è una qualità che si può sfruttare, bisogna continuare così, perché sarebbe un bel continuare nonostante tutti i discorsi. Candreva io non l'ho mai messo in discussione, nel senso poi posso farlo giocare, non lo posso far giocare un calciatore, ma lui è uno
di quelli che sicuramente in fondo farà vedere quelli che sono i suoi numeri, cioè in fondo ci sarà il risultato, il totale dei suoi numeri, e i suoi numeri in fondo al campionato saranno a posto, in funzione dei gol, di assist, di cross, di corsa, perché ha questa capacità polmonare di, quando sarebbe sdrenato qualsiasi mezzofondista, lui riparte e rifà 100 metri in apnea. L'ANSA e poi l'Equipe. Buongiorno mister, 2 domande. La prima, volevo chiederle se si sentiva di rispondere a Francesco Totti, che qualche giorno fa ha escluso un possibile chiarimento con lei. E la seconda? Secondo me si è espresso in modo inequivocabile, per cui segna un punto preciso su quello che è il nostro, probabilmente, se dice così, segna un punto preciso su quello che è il nostro rapporto. Ecco, da parte mia ci sarà sempre la stessa apertura e la stessa disponibilità che ho sempre avuto, sempre. Poi è chiaro che tu fai un ruolo dove tu devi gestire delle cose e tu lo devi fare al meglio possibile, ecco. Però se pensa così mi dispiace, ma non posso farci niente, insomma. La seconda è se Brozovic giocherà titolare. No, Brozovic non è titolare, perché ho scelto un altro. L'Equipe? Buongiorno mister, piacere, sono qui. Una domanda su Caramo, più che altro sulla sua gestione, cioè lui si è preso giustamente tutte le copertine da domenica in poi. Se lei teme delle ricadute negative dal punto di vista mentale, se ci ha parlato, oppure se si fida della testa della ragazza. No, Caramo è un ragazzo splendido, ha una faccia che racconta tutto, ci sono gli occhi che raccontano molto della persona che li porta. Lui è uno di questi. È facile diventare amici di Caramo, è facile farsi apprezzare quando uno è così, perché gli vogliono bene tutti nello spogliatoio. È chiaro che si diventa più pericolosi noi, ecco, per cui bisognerebbe fare un po' più d'attenzione noi, perché poi quando tutti ti fanno pensare che questo pennarello è di un colore differente, probabilmente anche te tu cominci a guardarlo poi in quella maniera lì. Insomma, si corre difficilmente il rischio, però quando tutti ti dicono la stessa cosa, a volte insomma bisogna adeguarsi a come va il mondo. Se il mondo va in una direzione e fanno tutti una cosa, tu dici ma io faccio il contrario perché ho ragione io. Sì, però per starci dentro ti devi un po' adeguare, e lui ha tutte le carte in regola per diventare un buon calciatore, mantenendo però questa attenzione per quello che è il processo di crescita che bisogna fare, ecco, quello diventa fondamentale. Ma non ci sono dubbi, dai. Veloce? Sì, no, una curiosità su Kondogbia, perché comunque è di proprietà dell'Inter, che sta facendo bene col Valencia, se ha dei rimpianti, nel senso che lui non abbia voluto mettere nelle sue mani la sua propria rinascita. A me è dispiaciuto quando è andato via, mi è dispiaciuto, tant'è che poi, siccome lui ha detto che non si voleva più allenare con l'Inter, non voleva più allenarsi, l'ho allenato da solo, sono venuto io a allenarlo e ci siamo anche conosciuti meglio in quei pomeriggi di 1 contro 1 poi di allenamento. Però
La sua volontà è stata questa, per cui non ho nessun rimpianto. Ecco, se l'uno con me non ci vuol stare, io è chiaro che devo badare poi da un certo punto in poi alla mia persona, non vado a trattenerti in tutti i modi, peggio per te. FC del 1908. Buonasera mister. A proposito di Brozovic, il giocatore ha lanciato un messaggio di distensione ai tifosi tramite i social. Io volevo chiedergli, in occasione appunto in relazione all'episodio dei fischi in occasione della sostituzione, volevo chiederle se vi eravate confrontati su questo tema, se ce lo può dire. Sì, come no, si parla di tutto. Il giorno dopo, quando ci ritroviamo, noi facciamo delle continue riunioni su quello che è la fase offensiva su quello che è stata la nostra partita, su quello che è la fase offensiva della squadra avversaria, su quello che è la fase difensiva, e dentro ci si mette anche queste situazioni. Qui se ne è parlato, però il ragazzo si è subito dispiaciuto quando è rientrato nello spogliatoio. Poi è un timido, un introverso Brozovic, cioè secondo me è una dimostrazione importante quella di questo messaggio che ha mandato, perché poi se tocca farla a qualcun altro diventa facilissimo, per lui ha timore poi di peggiorare ancora la situazione quando si prende una decisione del genere, essendo fatti come è fatto lui, e era già dispiaciuto, è stato dispiaciuto dentro lo spogliatoio, si è allenato benissimo, perché quella poi è la cosa importante di come è arrivato, con quale disponibilità uno poi va ad allenarsi con la squadra dentro il gruppo, per cui domani non parte dall'inizio, ma se io avrò bisogno lo tiro dentro e sono convinto che lui mi darà poi tutta la sua qualità, tutta la sua intenzione a far bene, come ha sempre fatto. Poi in alcuni momenti non ci si riesce, però funziona così, che lui è un ragazzo che vuole bene ai suoi compagni di squadra e che vuole stare dentro la squadra e che vuol giocare al fianco dei suoi compagni e non prendergli posto, vuole stare con loro, insomma, ecco. Calciomercato. Buonasera mister, siccome si parla sempre di mercato, di gente che va, gente che viene, però nel frattempo c'è anche chi vuole rimanere, e a tal proposito Skriniar ha lanciato un messaggio importante all'Inter, ai tifosi dell'Inter. Io non avevo dubbi, non ho dubbi. Mi ero un po' meravigliato, ma poi quando ci ho pensato bene, per come è stata tradotta, mi è sembrato facile essere ricondotto a pensare che quella traduzione sia stata fatta fuori da un ristorante la notte a luna, insomma, ecco. Per cui è tutto abbastanza a posto, perché vedrete che Skriniar rimane a giocare nell'Inter per diversi anni. E poi mister, volevo chiederle se questa sera guarderà con un po' di interesse la partita del Racing. So che insomma è lontano. La partita del Racing di Avellaneda, so che è lontano giugno, però magari. No, stasera non la guardo. Io stasera devo pensare bene a quello che è poi i discorsi che devo fare alla mia squadra, devo anche dormire, perché se si dorme poco il giorno dopo si è un po' rintronati, e a me a volte è risuccesso, e quindi devo dormire e organizzare bene il giorno dopo, perché si sviluppi bene bisogna pensarlo bene oggi, il domani, e mettere davanti la cosa più importante da fare domani mattina, che è cominciare a scrivere la formazione. Grazie a voi.
L'ultima qui da questa parte. Sì, salve, mister, sono fuori dai convocati Icardi e Perisic, volevo però sapere gli altri giocatori che sono usciti con qualche acciacco dalla partita con il Bologna come stanno, visto che Caramo aveva detto lei che è uscito per questo indurimento e Lisandro Lopez ha visto la botta che tutti abbiamo visto da Masina. Loro, al di là di cure del giorno dopo, quando ci siamo ritrovati, di cure iniziali, di cure fatte al di fuori degli orari di allenamento, non hanno avuto nessuna ricaduta, nessun risentimento, nessuna diminuzione di tempi di allenamento, per cui sono a posto, loro due. Poi io non mi ricordo d'altri, se lei si vuole. No, se ne ha visti altri invece che hanno avuto dei problemi, No, ce lo dica. C'è Tommy che ha avuto... Che abbiamo detto ieri. Avete detto, per cui lui non è, come avete visto, perché si è preoccupato. Io devo dare prima i convocati, perché sennò poi mi brontolano, perché gli ho fatto buttare via delle domande i giornalisti, per cui bisogna tenergliele buone, è una preoccupazione sua. Io ve le avrei fatte domandare tutte. Soprattutto Barzaghi. Quindi? Posto, Barzaghi. Grazie, buona giornata e buon pomeriggio. Grazie. Grazie anche a tutti voi per averci seguito.